Buongiorno, eccoci qua. Ci rincontriamo per un piccolo tra un po' cambierò il nome caffè però, vi dico, perché poi prima cominciai con le pillole e l'hanno copiate. Adesso ho visto anche che fanno un caffè, quindi oggi non è più un caffè. Non mi piace più chiamarlo un caffè con MRA perché sembra una cosa così, anche perché un caffè di 1 ora e qualcosa non è proprio un proprio caffè, no, diciamo, direi più che altro un tè, no, e si prende con più però c'è anche quella del tè, quindi, niente. Diciamo che sono degli incontri, va bene? Cambieranno, saranno incontri, incontro con me, se vi fa piacere. Bene, oggi vorrei parlare molto dei sogni più che altro, no, so che interessano a molte persone e quasi nessuno si interessa molto seriamente dei sogni, tranne magari chi decide di fare o un percorso psicologico o un percorso magico, che è molto superiore. Quindi, lì c'è assolutamente, una possibilità e una capacità almeno di andare più a fondo. Ora io scherzo, attenzione, cioè, non si offendano gli psicologi, mi conoscono, io scherzo su queste cose, però la verità è che la scienza che poi scienza quella cosa che è diventata psicologia, no, scienza o psicologia è quando la scienza è fare l'esperienza su se stessi, cioè in pratica la differenza tra uno psicologo e un mago è che lo psicologo legge e lo applica agli altri, se va male, se va bene va bene. Il mago lo fa su se stesso, se funziona, sa cosa funziona, lo dà agli altri e funziona sempre. Ditemi voi se è poco, questa cosa qua. Vabbè, ma oggi nella cultura moderna è così, no, anche il fatto della intelligenza artificiale, il fatto di scrivere libri con l'intelligenza artificiale, io non lo farò mai, di disegnare con delle intelligenze artificiali, io non lo farò mai. C'è chi ha detto che è una cosa esoterica, vabbè, evidentemente lo pensa sicuramente, e per me è una cosa esoterica, ma dalla parte della controiniziazione, no, mh. L'iniziazione è solo individuale, non è possibile che sia a mucchio, no, e quello non fa altro che andare a prendere da tanto dalla ciò che è la coscienza dell'umanità e unirlaci tutte queste conoscenze e cose varie. Tra l'altro ruba pure, perché ruberà le idee di chi l'ha messe là, quindi state molto attenti. Ma io metterò sul sito e su tutti i siti e sui libri che mai farò una cosa simile, perché l'insegnamento non si può fare così, perché usciranno, libri così. State molto attenti. Comunque, vabbè. Quindi, andiamo c'è più a fondo. I sogni. Vediamo di non essere una di non dare spiegazioni alla intelligenza artificiale, no, diamo, delle istruzioni serie, date dall'antica conoscenza del tempio. Come dicevo, chi inizia un percorso, anche da me, se si può dire, deve fare attenzione ai sogni. Sempre. Chi è veramente interessato a questo o me li comunica o perlomeno quando mi incontra con chi sta facendo questo percorso, perché da lì si vede la forma del corpo lunare, si vede la forma che il corpo lunare ha, si vede a che livello è, si vede cosa ha superato, cosa non sta superando, cosa deve superare. Beh, dobbiamo avere un'idea, un'immagine e qui parlo di Jung che psicologo non era, era qualcosa di molto superiore, quindi non lo confondiamo, anche se parla di psicologia. Quindi vi consiglio, leggete Jung, leggete tutti questi, Hillman, tutte queste persone di un certo livello, non perdete tempo così, Quindi dice una cosa molto interessante, ci diceva e quindi, dava questa immagine: immaginate una distesa di oscurità infinita, chiamata anima.
Noi possiamo immaginarlo con le idee magiche, guardiamo il cielo in alto. Il cielo in alto rappresenta la nostra anima. Poi andava più a fondo, un inchino a voi, con tutto il mio cuore. Grazie di esserci per questi incontri, così ci divertiamo un po'. E andiamo un pochino più a fondo dalle solite cose dette. Allora, noi magicamente guardiamo il cielo è oscuro. Chiudiamo gli occhi e vediamo anche oscuro. Ci addormentiamo e vediamo buio. Perché vediamo buio? Perché non vediamo sempre luce? Non vediamo sempre luce perché il buio è molto prima della luce. Il buio c'era prima della luce, c'è ora che c'è la luce perché lo supporta, ci sarà dopo che la luce finirà. Non per niente in chiave attenzione, buio non è male, non è il male, cioè non diamo ascolto alle sciocchezze che vengono dette, Il buio è, la base da cui parte tutto, no, un bambino deve stare nel ventre chiuso al buio, il seme, del grano, di quelli deve stare nel buio. Immaginate quando adesso con le colture, ipo come si chiamano, ipo non mi ricordo, quando uno mangia tutto il basilico che fanno, no, con queste colture alla luce, in Liguria e con quella luce prende qualsiasi cosa, non nasce al buio, quindi non è darà dei problemi. Sembrano sciocchezze, ma guardate che è la verità. Io parlo di tradizione, parlo di della vera tradizione. La tradizione dice questo: qualcosa di non nato al buio porterà seri problemi, no, magari, non certamente così velocemente, ma si va a depositare in qualcosa di profondo, perché la luce del sole possiede informazioni. E come sa chi ha praticato alchimia con me, se le informazioni sono eccessive non è possibile avere una materia perfetta. Mh. Immaginiamo queste appunto queste idroponico, sì, lo volevo dire però sinceramente pensavo di sbagliare, dico è meglio che me ne sto calmo, dico perché dico magari qualcosa di sbagliato, però idroponico, immaginate tutte le altre cose che stanno facendo, no, beh, se vogliamo anche la marijuana è generata idroponicamente, no, per velocizzarla, Vabbè, detto questo cosa succede? Succede che immaginiamo questa grande oscurità che c'è ovunque, chiamata anima. E questa oscurità porta direttamente in sé, a un certo momento, una piccola luce, chiamato ego o stella. Quando poi questa piccola luce se ne va, rimane l'anima. Nella Bibbia, in maniera esoterica, è detto appunto: "E Dio disse: sia la luce, e la luce fu". Ma scusa, se lui è luce, perché ha detto: "Sia la luce"? Forse quel Dio è buio, è oscurità. Se non fosse oscurità, logicamente e dialetticamente, non potrebbe dire: "Sia la luce", perché lui è già è luce e se è luce è tutto luce, perché lui è tutto. Vi mh? Vi quadra? No, se uno è luce ed è tutto ed è Dio, tutto è fatto da Dio, tutto è Dio, di conseguenza non può dire: "Sia la luce", è sempre luce. Dovrebbe dire il contrario: "Sia il buio", okay? E quindi cosa succede? Succede che evidentemente è detto in maniera esoterica ciò che il Pentateuco è una spiegazione, cabalistica esoterica, che dal buio nasce la luce, l'anima. Mhmm, fu allora il detto di, Jung è questo, in maniera molto più semplice: il sogno è la piccola porta nascosta nel sancta sanctorum più profondo e intimo dell'anima, che si apre in quella notte cosmica primordiale, che era anima molto prima che ci fosse un ego cosciente, tu, e sarà anima molto al di là di ciò che un ego cosciente, ossia tu,
potrebbe mai raggiungere. Mh, un attimo. Quindi questo è molto, molto importante. Buongiorno. Perché ci spiega da dove vengono i sogni, cosa sono i sogni. Questa oscurità che è chiamato astrale, corpo lunare astrale e di conseguenza che non si vede da astron, senza luce. Quindi questi sogni ci dicono la conformazione dell'anima nostra. Ecco perché dovreste avere un diario dei sogni. Alzi la mano chi ha il diario dei sogni. Eh, bene. Lo so perché che ce l'hai, te l'ho detto di farlo quando sei venuto al ritiro. Bravo. Non so se ce l'avevi prima, se ce l'avevi prima e l'hai continuato, ancora più bravo. Quindi ecco, benissimo. A proposito di Cosma, ho fatto un po' di riposo, poi rispondo a ciò che mi hai chiesto. Il diario serve, il diario, e così anche ad Albert. Il diario, bisogna scrivere. Quindi chi, bene o male, segue queste cose che dico, bisogna cioè avrebbe il diario dei sogni. Eh sì, perché in questa maniera si genera la capacità di conoscere il tuo corpo lunare, dove tutto rimane depositato, dove tutto è seme che poi viene qui. Beh, io penso che se voi vorreste comprare una casa, penso che andate a vederla prima, così anche una macchina, no? Mhmm, e anche per le ma certamente, meditazioni, pratiche, però noi teniamoci a questo livello, visto, no, stiamo parlando un po' con tutti, no, non stiamo parlando di chi vuole fare le pratiche, che poi hanno un lato significato molto profondo in alchimia e magia. Ma le persone comuni, o chi vuole conoscere se stesso non può non co cioè conoscere se stesso se non sa come è fatta la propria anima, perché alla fine il corpo lunare è la parte sottile nostra, la nostra anima. Grazie Angela, che gentile, grazie. Anche a te e a tutti voi, sempre. È chiaro? Di conseguenza, se io ho un diario dei sogni, oggi li posso ricordare, domani non lo ricordo, ma alla fine entra una specie di attenzione che si allarga. Da qua si allarga leggermente pure là. E quindi perché siamo più attenti. Il nostro problema è la disattenzione, no, e Buddha lo disse molto chiaramente, disse chiaro e tondo proprio: "L'attenzione è l'immortalità, la disattenzione è la morte." Cioè il karma, se vogliamo, no, perché continui a fare cose e i sogni ti dicono. I sogni sono una porta straordinaria per capirci che cosa siamo. Ora, attenzione perché non parlo di sogni per la smorfia, andare a giocare, cose va chi lo fa, va bene, non me ne frega niente, però non parlo di sto parlando proprio che è la struttura del vostro corpo lunare. Quindi dicevo, se andate a vedere una casa, una macchina, la dovreste cioè a comprare, la vorreste vedere com'è fatta. Perché non volete vedere la vostra anima? Perché non vi è stato detto chiaramente, no? Quando si ha a che fare con i sogni, si ha a che fare con se stessi, ma attenzione, perché si ha a che fare attenti con se stessi, con i sogni cioè quindi con i sogni di se stessi, state attenti, i sogni dei genitori, di conseguenza i sogni dei nonni, i sogni del gruppo, della famiglia di una parte e l'altra, tu sei nato di 2 famiglie, quindi i sogni di quelli, bisognerebbe distinguerli. I sogni del gruppo, per esempio io quando ero a Manduria facevo certi sogni, a Torino ne ho fatti altri, quando abitavo a Roma altri, quando abitavo a Los Angeles altri, quando abitavo a Budapest altri, ora che sono qui altri, perché poi c'è anche una specie, diciamo così, di infettamento del posto dove sei. Mh? Quindi
non sono solo vostri. Se non li ricordate, ricorderete solo i vostri o qualche sogno molto profondo che rimanete: "Che sogno ho fatto? Ma che significa?" Sono sogni non vostri, sono sogni più profondi. La piramide è così, no, qui ci siete voi e poi via, 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 via magari è un sogno della famiglia, magari è un sogno dei nonni, magari c'è qualcosa che è rimasto a galleggiare in questo buio oscuro. Piacere mio. Non è importante? Ricordatevi quando c'è un sogno che non riuscite a capire, vi faccio un esempio, sempre di Jung, quindi non sto parlando di magia, di cosa oddio Jung era un mago, quindi voglio dire per questo che quindi, anche s per chi è veramente serio capisce questo, e poi è stato detto che era uno psicologo, è giusto, se no altrimenti ma quando lo leggete sappiate che era un mago, quindi un vero, non tanto alchimista, ma mago lo era. Non per niente aveva a che fare con tutte 'ste cose qua. Chi ha a che fare con la psiche bene o male è un mago, no, ecco perché mi dolgo di cose che insegnano oggi all'università per ricorrenti sono più i ricorrenti sono un'altra cosa, ora non ne parliamo, non sono i più importanti, sono dei complessi che hanno vita propria. Allora, Jung quando era ragazzino, lui descrive un sogno molto particolare che lo terrorizzava e sognava sempre, ricorrente, di scendere in un sottoscala, sotterraneo di casa sua e di andare in questo buio verso una porta e quando arrivò a questa porta, del lavoro di Robert Monroe, ne parliamo, però non sono sogni, quelli sono proiezioni nell'eterico. Parliamo di cose dei sogni, va bene? Robert Monroe è stato uno che ha generato questa idea, questo sogno di viaggiare in corpo astrale, ma non viaggiava in corpo astrale, viaggiava in corpo eterico, è un po' differente. Mh? Quindi a metà e metà. Sogno lucido è quello, sei in corpo eterico, non sei né nell'astrale né nel corpo fisico. A volte fa anche male. Comunque ha fatto bene, perché ha fatto conoscere un'altra possibilità, però ma non sono sogni. Quindi mentre stava camminando entrò in una stanza, aprì questa stanza e c'era una luce che era terrifica. Poi a un certo punto sentiva che c'era un mostro, un qualcosa di pericoloso, che vide seduto su un trono, cominciò a alzare la testa e alla fine si rese conto che era un grande fallo, ma lui non lo sapeva. Leggete le sue memorie. E nella sua profondità, nell'anima profonda dei ricordi a cui si andava ad agganciare tutte queste cose, no, okay. Che cosa succedeva? Succedeva saluti anche te. Succedeva che lì la sua anima già gli ricordava cose c della famiglia. In famiglia erano medici, quindi avevano a che fare erano anche c'erano stati anche dei sacerdoti, delle cose varie. E lì c'era anche tracciata la sua futura via. Incontrò Freud, che era il più grande esegeta, no, di queste cose, e poi si staccò perché disse: "Beh, siamo troppo chiusi qua, vediamo di allargarci un pochino, cioè, ci vediamo di allargarci un pochino", e da lì si litigarono perché lui disse: "Guarda, non è soltanto una questione sessuale, i sogni, cose va sì c'è, ma non a questi livelli, c'è anche altro." Riconobbe quello che lui appunto chiamò inconscio più profondo, cioè collettivo, l'anima mundi e cose varie. Per questo poi si è interessato di tante cose. Io, non leggo se non la finiamo più, lo facciamo dopo alla fine, quindi vado avanti, se no non riesco a spiegare. So che i sogni quando si parla fanno saltare le persone, però dovete avere la pazienza. Io vi do cioè non sono qui per spiegarvi i sogni, ma per capire che cosa sono. Poi per capire ancora più a fondo è importante. Quindi cosa succede? Poi perdo il filo, vedete che perdo il filo? Quindi, e si interruppe la situazione. Ora, i sogni quindi sono
la conformazione del proprio lunare, fin da quando si nasce. Quando si nasce non si nasce con il lunare o l'energia sottile, magnetica, pulita, ma manco per niente. Si nasce con il lunare del papà e della mamma in primis. Il nostro è pulito, questo quello attuale, quello dell'uomo anagrafico, diciamo così, quello che otterrà il nome, mh? Però appena c'è questa piccola strato, c'è quello del padre e della madre. Dici: "Sì, assomiglia a sua madre, sì, assomiglia a suo padre. No, ma assomiglia al nonno, ma assomiglia", e allora lì cominciamo a vedere i modi di essere, no, per esempio, che ne so, una persona a me mi dicevano assomigliavo e avevo i caratteri di mia nonna Emilia. Io non l'ho mai conosciuta. Me la ricordo, sì, l'ho conosciuta, ma ero troppo piccolo e me la ricordo soltanto morta, quindi, mi ricordo ancora che a quel tempo mettevano i morti dritti, almeno nella famiglia di mio padre, e la misera dritta me la ricordo, mi è rimasta impressa l'imma avevo 4 anni, voglio dire, a 3, 4 anni, mi è rimasta impressa in piedi con cioè la bara in piedi che gli facevano le foto. Quindi mi ricordo solo questo, cioè mi ricordo, no, di nonni mi poi mi ricordo che mi è tornato che spesso la incontravo in cantina, cose varie, e la vedevo fare delle cose, No, non aveva 4 anni, aveva un pochino di più. Sì, sì, certo, Freud. Okay, quindi da lì poi ho avuto le varie, insomma, delle conoscenze, delle cose, mi è tornato in mente, e allora ho detto: "Caspita, è vero." Infatti gli occhi, il sorriso sono identici, ma anche il carattere, perché in famiglia nessuno si interessava, cioè di magia, lei si interessava di magia. Quindi un pezzo del suo corpo lunare, come idee, immagini e conoscenza, andò chiaramente in mio padre lo trasmise nell'unione con mia madre, e è stato trasmesso a me, okay, quindi si sveglia. Andato, diciamo, messo un seme in un terreno abbastanza fertile, no, perché poi si sceglie, cioè se uno deve fare qualcosa, solitamente nasce in una famiglia di cui già si interessano qualcosa, o nel momento o prima o ancora prima, nel tempo si va a vedere che, ad esempio, se una nasce e fa l'infermiera, vuole fare l'infermiera, vuole fare l'infermiera, sicuramente qualcuno ha fatto l'infermiera precedentemente, o ha fatto la dottoressa, o ha fatto il dottore, o ha fatto qualsiasi cosa. No, che riguarda questo, magari anche solamente faceva la curandera, no, però o è legato a questo. Quindi noi via via che scendiamo giù siamo fatti di tutte queste immagini, di tutte queste tendenze. Questo è il nostro corpo lunare, questa è la purificazione che si deve fare. Si fa all'esterno con le lavorazioni delle piante purificanti per l'esterno, poi ancora più a fondo si può giungere, ma pochi ne riescono a fare. Hello Ouroboros, my pleasure. Però pochi riescono a arrivare lì, la purificazione delle ossa. Quello è il minerale. Ecco perché tutti ora nell'antichità, sì, Freud e Jung erano i 2 che si sono litigati, voglio dire, mentre erano in viaggio per andare in America, Jung disse le sue idee, e sì, Freud si arrabbiò e disse: "Non devi, non devi, perché se no ci chiamano che siamo maghi e cose varie", scordandosi che lui cominciò col magnetismo, cominciò con l'ipnosi e cose varie, però ormai era giunto a un certo livello di fama, e quindi si separarono lì le 2 strade, meno male, no, perché sì, la sessualità c'è, quindi les, cose varie, però fino a un certo punto, ci va fino in fondo, però perde la connotazione fisica, perde la connotazione dell'oggetto e diventa, cioè del soggetto, scusate, diventa oggettiva, e lì diventa travolgente ed è insegnata nelle scuole occulte, e se non si sta attento a questa sessualità o libido non soggettiva, ti travolge e ti spazza via. Mh, quindi è rarissimo proprio riuscire a tenerla, a tenere così. Quindi allora Jung andò a tentare di capire maggiormente di queste cose. Attenzione che le informazioni che io vi do, di queste descrizioni junghiane e cose varie, possono anche non incontrare le idee normali che, sì, ti spazza via, ti spezza proprio in 2 proprio. Perché immaginate, parlavo di prima dell'energia, di questa energia potente che è la sessualità umana, tutta, degli animali, di tutto, e tu sei un ego così piccolo e ci entri in contatto, pow! Ma neanche pow fai, cioè non,
neanche è come l'implosione che è successo di quel di quel piccolo sommergibile con quei poveretti dentro, Titanic, boom! Ecco perché si va piano e molto spesso gli allievi maledicono o bestemmiano che il maestro li tiene alla briglia e li tira, perché sa che cosa vanno cioè a incontrare, no, e spesse volte ho avuto esperienze di persone quando si è accennato, boom, si sballa, no, viene chiamato anche PAN questa cosa, e lì è il sogno maggiore. Tant'è vero che molti sognano queste cose di PAN, sognano questa forza terrificante, e infatti ne sentono panico, che dà panico perché distrugge completamente la parte soggettiva. Poi, sì, i non un attimo, cioè se no non ci fermiamo più, va bene? So che i sogni sono va bene, sì, ci sono dei mondi e ci si incontra, questo è vero. Quindi sì, sì, sottoscrivo sì, per esperienza personale. Allora, quindi quando fate un sogno che non riuscite a capire, dovete capire da chi può venire. Come? Se io faccio un sogno di costruzioni, so che viene dalla parte di mio padre, perché mio padre è un costruttore, suo padre è un costruttore, i fratelli so costruttori. Se faccio un sogno che riguarda, che ne so, altro, può venire dalla parte di mia madre o da parte o quindi all'inizio cominciamo o da una parte o dall'altra. E poi da lì ci sono le varie difficoltà, no, che chiaramente, una volta però che individuiamo bene o male almeno, ma questo mi verrebbe da parte di mia madre perché dalla la mia famiglia di mia madre si occupava di questo, quello mi verrebbe dalla parte di mio padre, la parte di mio padre si occupava di questo. Già siamo su una buona strada e sappiamo da che parte viene, perché che se ne dica, il corpo lunare è fatto di più e meno. Non esi in infa infatti esiste un libro molto particolare di istruzioni private, si chiama Liber Plus Minus, che indica queste cose, no, e che molto spesso non si sanno. A proposito di questo, vi ricordo che il 21/10/2023 c'è la tecnica per vedere l'aura e le vite passate, il corpo lunare. L'aura viene chiamato oggi, ma è il corpo lunare, quindi se siete interessati, su Telegram trovate, tutto anche, se ogni tanto vedete che il sito non funziona e ci andate, l'abbiamo risolto, perché purtroppo c'era un conflitto e quindi siamo riusciti a farlo. Poi il 28/10/2023, Halloween, tecniche di risposta dai nostri antenati e defunti amati. Dovete essere un pochi cioè se siete troppo, ve lo dico, troppo sensibili, io vi dico la tecnica perché funziona, voglio dire, quindi va bene? Quindi sarà il 28/10/2023. Ricordatevi che non vi mettete in contatto direttamente con il defunto, perché il defunto si sarà già reincarnato da qualche altra parte. Vi mettete da parte con il fantasma del defunto, cioè tutto ciò che ha avuto come esperienza nelle precedenti esistenze, compresa quella che voi lo conoscete come vostro padre, madre, fratelli, quello che sia, quindi quello, okay? Cioè, ci sia chiaro. Poi la tecnica è estesa anche ai viventi. Molto spesso queste tecniche sono usate per individuare la reincarnazione dell'amato. Mh. Boh, se vi siete interessati, il 21, quindi sabato, e il 28 prima di Halloween, okay? Boh, mi è venuta in mente 'sta cosa qua. Vi ricordo che io farò un ritiro verso il 15, 16, 17 di marzo in Italia, parlando diciamo della pietra di secondo grado, l'alchimia magnetica, vedete che sto convergendo tutto là, quindi di questo che stiamo parlando, okay, quindi sono legati sogni, corpo lunare, magnetismo, che non è solo fisico ma anche interiore, quindi andiamo a toccare tecniche molto profonde visto il periodo in cui c'è. Quindi se siete interessati sempre scrivete o al sito oppure su info bla 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 qui è scritto dove è scritto lì. Quindi, no, e lì c'è tutto, Accademia MRA oppure su Telegram. Bene, fine delle comunicazioni. Allora, quando fate sogni ti faccio un esempio. Il giorno prima avete parlato di qualcosa, 2 giorni prima avete parlato di qualcosa e voi fate un sogno che riguarda quel qualcosa. Dovete essere discriminanti dal capirlo
e non perdervi eccessivamente in tutto questo meandro. Ci sono sogni che sono idee del giorno prima, avete visto un film, avete pensato all'Italia, avete pensato che sognate che siete in Italia, quelli non si sì, Telegram, eccolo lì. E quindi, quelli sì, evidentemente vi hanno colpito, ma molto spesso è la suggestione che rimane nel subconscio, che non sembra ma ricorda tutto. Tant'è vero che uno sogna addirittura di sentire delle canzoni che non si ricorderebbe a cantare nell'ego di veglia, però lì le sente e sono perfette, no, anche la musica. Quindi immaginate che registratore abbiamo. Quindi sì, teneteli sotto idea. Tenete molto sotto idea sogni con una luce strana o troppa oscurità. Tenete sotto controllo incubi, paure, sogni ricorrenti. Il sogno ricorrente è un complesso, significa che un'idea, un'energia nel corpo astrale, viene chiamato nodo lunare, nel corpo lunare, allora questo ha preso vita, cioè nel senso non è più sotto controllo, ma vive di suo. Io lo chiamate nella pratica della deprogrammazione micropersonalità. Noi ne abbiamo tante. Abbiamo la personalità quando s'arrabbia, abbiamo la personalità quando amiamo, la personalità quando ci interessiamo di una di sport, quella che è filosofica, quella che è matematica, la personalità che dice: "Ma sì, che te ne frega". Notate che non è sempre la stessa, so' tante personalità nell'unica personalità antica che abbiamo. E quindi queste micro personalità sono conosciute, ma sono anche nascoste e solitamente si manifestano come sogni perché fanno parte dell'anima e vogliono essere accettate. Tanto che io vi leggo una cosa molto interessante che è sempre data da Jung, dove aspettate un attimo, l'avevo messa da parte, è qua che dice aspettate dovrebbe essere qua. Parlo di Jung perché così siamo a posto. Mhmm, eccola qua. Dice: "Non pensando alla luce che diverrete illuminati, ma accettando tutta l'oscurità". E torniamo all'anima. Intendeva l'anima, okay? Tecniche per vedere figure necessarie per accedere no, nessuna preparazione particolare, solamente volontà e rilassamento. E poi vi verrà detto, se interessati, che cosa serve. Quindi non sono da vite precedenti no, sono micropersonalità. Da vite precedente sarebbero travolgenti. Da vite precedenti dobbiamo vederle quando dobbiamo fare dei riscontri. Se io sogno ad esempio anch'io, no, ho fatto dei sogni molto ricorrenti, ma non è detto che sia da vite precedente, bisogna prima andare a vedere. Se è da vite precedenti deve essere legato anche nella veglia a ricordi di vite dovrebbero emergere. Di solito è così. Solitamente invece sono complessi automatici. Gli antichi sapete come li chiamerebbero? Spiriti o incubi e succubi. I moderni li chiamano complessi. Sia come sia, è qualcosa che ha energia di per sé stesso e che funziona e vive di per sé stesso. Li possiamo chiamare larve, li possiamo chiamare anche controllori dell'anima umana, che sono nostri, ma possono essere anche dati da qualcuno. I controllori potenti di mia nonna o di mio nonno passano a me. Ah, ha visto anche questo però sensibile, eh? Vabbè, facciamo così, se ne possono immaginare chissà che cosa. Quindi che cosa succede? Succede che noi abbiamo tutta questa cosa dentro, tutte le immagini sognanti di nostra madre, di nostro padre, di tutti. E quello è il problema. È quello che vi tiene appiccicati giù. La chiave è quindi l'accettazione del complesso che quindi ne permette l'integrazione al 100%. Questo è una cosa giusta. In psicologia e si fa con il parlare, 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 parlare.
In psicanalisi si fa con l'analisi anche del sogno e anche il parlare, oppure l'immaginazione attiva, si tenta di andare verso la cosa. In magia la si evoca direttamente, la si guarda, la si imprigiona da qualche parte, la si libera, sei libero. Quindi ciò che richiede 10 anni da una parte, se uno impara veramente la magia, mezz'ora ha risolto il problema. Mh? Okay? Poi, buongiorno, per dare delle indicazioni su come liberarci di questi spiriti. Beh, io ne parlo da sempre, ho fatto corsi di deprogrammazione, corsi di alchimia, corsi di magia, corsi di è tutto là. Ho scritto libri, è tutto là, cioè l'unico modo però se uno non vuol fare questo li devi accettare. Si dice evocare. Nel gergo magico è evocare, in realtà è accettare. Non averne paura, integrarli, come diceva prima un nostro amico. Quindi quando ci sono questi sogni, bisogna integrarli, bisogna accettarli, bisogna amarli. Anzi, una tecnica per rispondere appunto anche a chi, a Max, 9966 è riprendere il sogno che fai e che hai paura e vedertelo di fronte ed entrarci nella mente, immaginare di esserci ancora e abituarti ad esso. Se tu fuggi, abituati. Facciamo un esempio: io sognavo, molto tempo fa, di essere inseguito da polizia perché avevo fatto un omicidio. Allora ma è stato un sogno continuo, il bello è che continuava nel tempo. Cioè in pratica non è che sempre lo stesso, come se ero qui, ero inseguito, poi mi trovavo qui, poi ero inseguito mh. Ho visto che cos'era, ho visto a cosa corrispondeva, ora parliamo dei sogni premonitori. E che cosa accade? Che cosa accadde? Semplicemente feci da tecnico magico, si può dire, lo misi davanti e ci entrai, cioè mi andrai a costituire la polizia. Immaginate cos'è successo? Che date fa qualcosa, non fa niente. Finì tutto. Lo feci volontariamente. Nell'immaginazione entrai nel sogno, mi concentrai nel sogno, rivissi il sogno, la stessa cosa, la pratica, entrai a un certo punto non quando mi ricordai che nel sogno stavo correndo, mi sono fermato e l'ho girato. Ho aspettato e mi son fatto ammanettare e portare via. Il sogno è sparito. Poi ho visto perché c'era quella cosa, non ho ammazzato nessuno, ma ho visto perché. È chiaro? Questo è un modo attivo di prendere un sogno passivo. In magia si direbbe: prendi il sogno, dagli un nome, dagli un segno, evocalo, chiamalo, vedilo, confinalo nel triangolo e rendilo schiavo di te sul libro, cioè nel senso sei tu a dominarlo. Ma concedendo la mia conoscendo la vita passata, posso correggere la vita che vivo ora? Beh, solitamente la vita che vivi adesso viene da là, viene da ciò che è stato fatto prima, no, nulla noi siamo in un mondo di tempo, spazio, causalità, che significa una cosa ne crea un'altra, una cosa è la causa di un'altra, quindi siamo lì, mh? Quindi chi coscientemente entra nei sogni proprio altrui può comprendere entrare nei sogni altrui è un po' difficile, ce lo riescono a fare le anime molto evolute. Completamente se stesse, ed altrui modificare, liberare, sciogliere sì, certamente. Se è capace di entrare nei sogni altrui sì, solitamente un maestro lo fa, che se è vero. E di solito se è un vero maestro lo sognano tutti quelli che fanno la pratica e c'è un motivo perché, si trovano spesso, perché scioglie via via le cose nel mondo interiore. Però noi da persone più comuni, no, possiamo farlo con noi stessi. Oppure si può aiutare qualcuno se magari la bambina, il bambino o chiunque ti racconta il sogno e tu dici: "Guarda, vieni con me, facciamo finta che sei nel sogno. Di cosa hai paura? Ho paura di questa cosa. Guarda, immagina di essere nel sogno, immagina che arrivo io, immagina che lo prendia". Questo lo può si può fare. Un saluto a te Massimo. Ma i fantasmi dei defunti non dovrebbero disgregarsi con il tempo, con il corpo fisico? Non sono definiti anche gusci? Sì, sì, ma rimane la registrazione.
di quello. Allora in pratica rimane, mhmm, la sintesi, cioè come veniva detto da sempre, viene detto quando un corpo viene seppellito oppure cremato, poi c'è la cosiddetta seconda morte, cioè il corpo lunare non elaborato si disfa piano piano. Gli egizi facevano, no, le mummificazioni per tenerlo più a lungo possibile. Quindi diciamo che i gusci sono la parte più oscura, la parte opposta a ciò che è la sintesi migliore. È come se tu hai visto una partita, fai gli highlight migliori, no, lasci perdere tutte, se hanno sbagliato, se hanno se quelle le lasci stare. Bene, quelli sono i gusci, si chiamano gusci. Tieni soltanto il seme interno, il frutto. Okay? Quindi quello rimane, quindi le cose migliori. Tant'è vero che molto spesso, anzi quasi sempre, coloro che son chiamati i fantasmi positivi, cioè quello che è rimasta come sintesi di mia madre, cose varie, non mi darebbe mai cose negative, non mi direbbe mai cose negative. Ecco perché arrivano a tutti i canalizzatori messaggi di pace, d'amore, di crescita. Se arrivano negativi non sono i fantasmi cioè il rimanente positivo dell'essere morto, cioè il defunto, ma è qualche, si dice, spirito burlone o peggio ancora, come, spesso chi usa l'ugia o cose simile fa, peggio ancora qualche essere non proprio molto positivo, okay? Poi mi ha fatto ricordare il sogno in cui lei maestro faceva il pane a casa mia per tutti, poco prima dell'inizio del primo corso. Ecco, vedi che meraviglia. È così, è così. Quindi c'è questo contatto con chi è sulla stessa, no, linea d'onda. Okay, quindi io vi spingo a vedere i vostri sogni, a scriverli, a capirli. Tenetevi un taccuino sulla comodino. Beh, oggi io all'epoca tenevo il taccuino, oggi ti metti il telefono, lo so, ti svegli alle 3 di notte, lo dici, se no te lo dimentichi. Quindi vedrete che questo s'allarga anche la vostra consapevolezza a quel mondo che è così affascinante dei sogni e entriamo nei sogni premonitori. Cos'è un attimo, ora rispondo. Cos'è un sogno premonitore? Un sogno premonitore è già il calcolo fatto da parte dalla tua anima profonda, o chiamato oggi subconscio, di quello che deve accadere, che chissà perché ti è interessato quella cosa o altre cose, già un calcolo fatto e tu ne vieni a conoscenza. Quindi non è, cioè è già stato è come una specie di, come si fa quando si fa, di statistica, no, perché ci son talmente tanti dati, no, dentro che tu hai, quello che tentano di scimmiottare, no, con la IA, talmente tanti dati che prevedi quello che accade. Questa è la previsione, perché non esiste tempo di là, esiste tempo qua. Qui c'è causa, tempo e spazio, mentre lì c'è l'eterno presente. Mh? Come diceva Hermes Trismegisto: "Pensa a un posto e sei lì, pensa a una cosa e sei quella cosa". Quindi non c'è tempo. Di conseguenza, se si deve lì c'è sempre tutto quello che deve accadere, è accaduto e accadrà. Quindi di conseguenza tu qui lo porti qui come una specie di calcolo e quindi lo capisci. Poi capisco, è quello che rimane migliore, sì, il miglior del corpo lunare, il meglio. Ci sono però i cosiddetti numi neri che invece fanno rimanere il peggio del corpo lunare e sono coloro che poi si incarnano e creano guerre, cose varie, perché nascono già con desideri di distruzione. Non sono cattivi di per sé, hanno una missione anche quelli. Per esempio, nel 1945 dovevano morire tante persone, dal 40, allora si incarnò colui che le fece morire tutte 'ste persone, perché poi passando una certa cometa e altre cose se le ha portate via riportandone altre, e così come sta per accadere, no. Mi parlava un grande amico mio, della prossima cometa che sarà tra 1 anno, che è un po' strana, va avanti, indietro. Io ho detto: stanno arrivando nuove anime, se ne andranno tante anime." E mi fermo qui. Poi io ho notato che nei sogni sciolgo piano piano situazioni di vita problematiche. Certo che è giusto, ma certamente, ma come no? Perciò dico,
Se voi avete fatto un sogno di notte, vi svegliate spaventati, non dite: "Non lo voglio più fare", abbiate il coraggio di risalire a cavallo. Chiudete gli occhi, siete in questo stato ancora di semiveglia, quindi potete entrate nel sogno mentalmente, cioè pensatelo e risolvetelo voi. Ripeto situazioni di conflitto con cui spesso combatto con personaggi nei miei sogni. Questo rappresenta una parte di me che è in conflitto con me stesso, possono essere controllori. Allora, se tu sogni questi scontri con cose riconoscibili nella vita, che ne so, vuoi mangiarti il gelato e ti scontri per non mangiartelo, sono tuoi complessi. Se questo coinvolge cose molto più profonde di vita, profonde, quelli sono i controllori che non ti vogliono far andare da un'altra parte, che sono complessi più grandi o come vengono chiamati giustamente per me, spiriti, intelligenze senza corpo che vivono nella psiche delle persone. Gli spiriti, le intelligenze non vivono fuori così, vivono dentro l'essere umano, nella sua psiche, perché è solo tramite l'essere umano che possono agire nel corpo nella materia fisica. Do you understand? È chiaro? Non sono fuori. Mh? Poi, anche io ho sognato lei a casa mia che dava degli insegnamenti a me e ad altre persone che non so chi s sì, ripeto, se qualcuno pratica veramente le cose che do o sente un certo senso di calore, di unione, di andare avanti insieme, è impossibile che non mi sogni, perché immediatamente c'è questo contatto e quindi in questi mondi senza tempo ci si incontra. Scrivetele quelle cose. Non te "Ah sì, io scrivetele perché sono molto importanti, molto. Poi scusi, mi è partito il messaggio per cioè okay. In questo modo ho smesso di avere le paralisi del sonno, affrontandolo volontariamente. Certo, ma come no? Così bisogna farci. Quindi bisogna proprio cadi da cavallo, risali sopra. Ma torniamo al nostro argomento. Quindi i sogni rappresentano il nostro corpo lunare. Che cosa contiene? E gli incubi ricorrenti che si fanno no, allora qua, a me capita spesso durante la giornata che mentre faccio un'azione visualizzo quello che accade un attimo dopo, sinceramente succede. Sì, potresti anche generarlo tu. Non è detto che sia una cosa che ti accade, potrebbe essere qualcosa che generi. Non per niente si dice a chi pratica: non andare da coloro che leggono le carte o cose varie, perché tu farai accadere le cose che ti dicono. Quindi devi solo capire se è una cosa che ha a che fare con ciò che tu puoi creare o una cosa che è veramente stata generata. Chi pratica, e tu pratichi da tempo, queste cose le genera. È questo che si deve tenere la mente ferma. Quindi adesso ti do una tiratina di orecchie, non devi pensare. Chi pratica non deve pensare, deve tenere la mente rilassata e metterla in movimento direttamente quando serve. Se no creerà le cose, perché il corpo lunare è più attivo. Okay? Quindi dovete stare attenti alla forma dei sogni e capirete il vostro corpo lunare, capirete come è generato. Un'altra cosa che genera il vostro corpo lunare è il nome. Dall'analisi del nome e dal numero derivato noi ne avremo la forma del corpo lunare. A novembre avevo previsto di fare un seminario su i numeri magici e quindi i numeri che vanno a definire matematicamente come una forma, come un pentagono ha 5 lati, come un esagono ne ha 6, un ettagono ce ne ha 7, un endecagono ce l'ha 10, con le varie che va a definire la forma del nostro corpo lunare a livello proprio matematico, proprio geometrico, okay? E quindi questo può aiutarci, poi ne parleremo in cosa e in tante cose. Quindi è molto importante conoscere la forma delle forme lunari. Tutte le
i sarcofagi, le bare, i luoghi di sepoltura non sono fatti così. Ah, i turchi lo fanno così. Ah, in Egitto così. Ah, in Sardegna così. No, questo oggi si pensa. C'è una scienza ben profonda che ha a che fare con la geometria sacra, che ha a che fare con i significati. Di conseguenza si dava sepoltura secondo una forma particolare aurea che era conosciuta da coloro che erano in contatto con l'interiore, quindi con i mondi sottili, e quindi il mondo della causa che genera questi effetti qui, e di conseguenza generavano i sarcofagi a secondo la forma. Perché ai faraoni generavano un sarcofago sempre a forma umana? Se avessero generato mettono un faraone in una forma di cavallo, che succede? Queste cose non se le chiede la scienza comune, perché la scienza comune non ha il contatto con i mondi interni, quindi con le parti sottili delle energie. Quindi se il faraone aveva la forma umana, notate, sì, vi interessate di egittologia, noterete che molti, cioè, se andate alla ricerca, faraoni o altri personaggi che erano maledetti non venivano messi in sarcofagi a forma umana. Ora, perché la forma umana è la forma assoluta, quindi con la forma umana si torna da in forma umana. Oggi si mettono le persone da tempo in una forma che ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, no, allungate, che sono più largo da sopra, la bara, no, e lì. Oppure in delle urne. Che così, secondo il capriccio, o è cilindrica, o è a forma di cubo, o a forma di parallelepipedo, o larga, o a forma di coppa. Così, ma che bella questo è un errore. Perché? Chiudo così, ve la butto là. Se il corpo lunare non ha forma ed è come l'acqua e prende le forme che noi gli diamo, se noi mettiamo il corpo lunare di un gatto, cioè il corpo di un gatto subito in una forma di un cane, e se lo mettiamo in una forma di un uomo? Se non è pronto, chissà che succede, ma io ve l'ho buttata là. Ecco quanto è importante, perché questo è la cosa contiene un corpo lunare. Io insegnai tanti anni fa in una 2, 3 lezioni 1 o 2 lezioni di alchimia, una pratica simile. Boh, non so chi l'ha fatta, chi non l'ha fatta, eccetera, eccetera, però io insegno. Lascio tutto in modo così quando torno ce l'ho. Non li devo vabbè, me li ricordo, come ho ricordato altre cose, però trovarle scritte. Diceva: "Almeno non so pazzo", no? Vabbè. Avete capito perché i grandi si fanno fare delle forme particolari? Un altro esempio? La piramide di Cheo, perché tutti pensano che è una tomba. Non è una tomba, ma c'è un posto dove venivano messe coloro che devono essere iniziati per prendere una certa forma. Il corpo lunare veniva preso in una certa forma per contenere certe cose. Quindi i sogni sono contenuti dal corpo lunare. Dovete purificarvene, dovete riuscire ad esserne liberi, dovete riuscire ad essere a vederli, affrontarli, liberarli, ma guardandoli vedete di che forma siete fatti, di che cosa contenete, e poi da lì si può andare oltre a riempire la forma. Ma non è che si deve togliere dalla forma, cioè dal vostro corpo lunare, e rimanere vuoto, perché la natura aborre il vuoto. Bisogna, come sempre ho insegnato anche in coloro che vengono ai corsi e cose varie, se togliamo qualcosa, prima di togliere qualcosa ci mettiamo qualcos'altro, perché altrimenti l'essere che si mantiene crolla. È da qui che vengono le depressioni.
le psicosi. Per esempio, chi usa molta droga o molto alcol entra in uno stato di psicosi, di depressione, perché si vuota, si vuota, si vuota e non riesce più a riempirlo con nulla, tranne con l'idea assassina di drogarsi o di ubriacarsi e quindi finisce dove deve finire. Ahimè, lui. È chiaro? Non è che le forme esistono tanto per esistere, e le forme sono basate sulla matematica. La matematica indica vettori energetici, i vettori energetici indicano qualcosa che c'è, che non lo vedi, ma mantiene la forma. Se non ci fosse quell'energia vettoriale matematica, quella forma non ci sarebbe, sarebbe una cosa informe, no? Sono entrate tardi, vabbè lo senti dopo. Sarebbe molto grazie poi te, tu fai ebbi una visione di me che ero vabbè, vuoto in un suolo attorno al corpo, buongiorno, sono entrato vabbè. Signori, come detto io vi voglio invitare a meditare sui vostri sogni, non posso spiegarveli, però un buon dizionario dei simboli e anche un dizionario dei sogni e anche cose scritte da persone che ne sia maghi, sia psicologi seri, come Jung, oppure Hillman e cose varie, vi danno una spiegazione di come è formata la vostra il vostro corpo lunare e da dove arrivano le cose. Ripeto, non immaginate, se voi siete un mio maestro diceva una cosa molto interessante, diceva: "Quanto sei alto?" E io dicevo 1,80 all'epoca, poi invecchiando me la sa bassa. 1,80, dice: "Bene, 1,70 son tutte cose precedenti, sono tutti idee e sogni di quelli prima di te. 9 centimetri sono tuo padre e tua madre, 1 centimetro sei tu. Quello che devi fare? Devi cambiare queste cose. Devi essere 100% tu." Arrivederci.